Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2024. Oh, quante ragazzi! Io prenderei solo queste due che si sono girate, ma questa qui andiamo a curiosare e l'appeso. Niente, l'appeso non ci piace. Andiamo con queste due. Allora, che comunque sono due arcani importanti perché abbiamo il Papa e la morte. Quindi qui è come se ci fosse una rigenerazione a livello spirituale, sento in questo periodo per voi, amici del Capricorno. Il Papa fa anche riferimento a dei contratti che quindi potrebbero innescare questa fase di trasformazione di cui ci parla la morte. E vi dirò, parla anche di cerimonie, una delle quali il matrimonio. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. Trovate il link alla playlist delle previsioni per il 2024 per il corso di tarocchi di gennaio. Insomma, ci sono diversi video che potrebbero interessarvi. Vi consiglio di dare uno sguardo alla descrizione. Allora, partiamo con un 10 di pentacoli, un 2 di bastoni, il Papa di nuovo, abbiamo un Cavaliere di denari, il Carro, un Imperatore. Avete delle carte bellissime, almeno fino adesso. Manca una. Otto di spade. Bene. Partiamo da questo 10 di pentacoli. Qui vedo una certa solidità, unione familiare, unione lavorativa. Tenete presente che il 10 di pentacoli parla di premi inaspettati che arrivano, tipo le liquidazioni, tipo il premio produzione, tipo un contratto perché fa parte di quelle carte che parla di contratti. C'è da festeggiare, insomma, è una carta di ritrovo anche familiare. Mm. Parla anche di famiglia di tipo allargato, quindi con nonni, zii, pronipoti, nipoti, insomma. Adesso poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. E poi abbiamo questo 2 di bastoni al contrario, come se ci fossero dei dubbi, una certa indecisione su che cosa fare, su come muoversi inerente a una situazione o alla relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 10 di pentacoli. 2 di coppe e fante di bastoni. Allora, si parte da un accordo che potrebbe direi anche essere ufficiale, magari una relazione ufficiale, magari durante le feste vi hanno presentato alla famiglia, o cose per lo stile. Con questo 2 di coppe c'è un bellissimo incontro, devo dire. Secondo me giocano le feste natalizie, ragazzi. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. 3 di coppe. E 9 di pentacoli. Allora vi dico, qui la sensazione è che qualcuno stia pensando, decidendo, scegliendo, valutando se entrare un po' più pesantemente in questa relazione o se rimanere single. Questa è un po' la sensazione che ho. Se non fosse questo il vostro caso, poi è sempre difficile per me fare le letture generali perché devo fare tanti esempi. Potrebbe essere qualche questione legata a un padre, a una guida,
a un nonno, a un qualche tipo di figura familiare maschile, cioè qualche figura nella vostra famiglia legata al lignaggio maschile, quindi dalla parte di padre. Andiamo a vedere il Papa. Ruota la fortuna e diavolo. E che qualcuno qui, ragazzi, ha paura di incastrarsi, ho come questa sensazione. Il punto è che questo contratto, questo Papa, che in un certo senso probabilmente volete anche, è solo che siete un po' titubanti. Però sono così, ho come la sensazione che questo Papa possa cambiare la vostra situazione, cioè è come se determinasse un prima e un dopo. Ripeto, il Papa può essere un contratto di matrimonio, un contratto qualsiasi, un contratto, scusate, un ritrovo, una festa, diciamo che richiama le tradizioni, per quello che vi parlo anche del Natale, perché siamo giustamente in periodo. Mm, voglio andare a vedere un'altra carta per questo diavolo. Luna. E che c'è qualche questione legata al passato che vi condiziona. Non so se è perché magari avete già vissuto una cosa di questo genere o se ehm, magari avete semplicemente paura di fare quel passo in più, perché in effetti è come se non foste tanto convinti. C'è qualche cosa che non vi convince della persona. Anche se fosse una questione lavorativa, e qui ci potrebbe essere un aiuto da parte della famiglia per aprire una nuova attività autonoma, o come l'idea che c'è qualcosa che non vi convince. Magari, ripeto, sono solo le vostre paure e i vostri condizionamenti, eh? Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Ecco, morte. 3 di Pentacoli, 9 di Spade, la Regina di Spade e un 5 di Spade. Sapete cos'è che non vi convince? Il ritmo a cui procede la situazione o la relazione che sia. È come se aveste voglia di cambiare un certo tipo di dinamica all'interno di questa situazione o relazione, perché qui avete 3 carte di spade. Sento che c'è parecchia confusione su come andare avanti, su come proseguire, sulla progettualità della situazione, sulle regole da dover seguire per riuscire a raggiungere un risultato. Può anche essere che qui ci siano delle postille in un qualche contratto da dover aggiungere, perché comunque vi ripeto, sia il Papa che il 10 di Pentacoli parlano di contratti. Andiamo a vedere il carro, perché poi paradossalmente il carro ha un'energia molto veloce. Cavaliere di spade, mago, e questa mi è rimasta in mano, guardiamo cos'è, 5 di Pentacoli. Qui ho l'idea, ragazzi, che qualcuno scapperà da questa situazione, eh? Se non fosse una situazione chiara, se non fosse... soprattutto quando magari gli animi diventano un po' caldi, prima di dire qualche cosa di cui potreste pentirvi, magari piuttosto abbassate la testa, andate a farvi un giro, sbollite, osservate la situazione da lontano e poi riaffrontate la situazione con questa persona, la conversazione. Devo dire che comunque, ragazzi, qui avete un mago, quindi è come se tra il carro e il mago nella seconda settimana di gennaio ci fosse un nuovo inizio, ci fosse una nuova spinta in avanti, che sia una spinta a causa della fuga o che sia una spinta semplicemente perché è ora di cambiare direzione o di dare una direzione. Vi dico che poi arriva l'imperatore. Adesso lo andiamo a vedere. È come se dovesse terminare un progetto, una responsabilità. Scusate, andiamo all'imperatore. 10 di spade al contrario.
7 di pentacoli, 4 di pentacoli e sole. Guardate ragazzi, è un po' come se vi dicessero di... come vi posso dire? Perché sicuramente questo contratto cambierebbe il prima e il dopo, però qua è un po' come se vi dicessero di solidificare quello che già avete, senza preoccuparvi troppo del futuro, perché qui avete anche un 8 di spade, perché vivere troppo con le preoccupazioni, con la testa nel futuro, insomma, crea ansia, crea preoccupazioni, cioè qualcuno che si occupa prima del tempo di qualcosa. È inutile preoccuparsi di qualcosa che non c'è ancora, perché magari quel tipo di linea di tempo, quel tipo di realtà non si manifesta. Quindi il tempo che io ho perso a preoccuparmi è tempo che non mi ritorna più indietro. Primo non me la son vissuta bene, magari sono quei pensieri un po' pesanti che tornano, sapete quelli che fanno proprio venire la gastrite. E due, comunque ho perso del tempo che avrei potuto usare per altro. Andiamo a vedere l'otto di spade. Era solo un esempio, eh. Forza e 6 di spade. Qui ragazzi, ho come l'idea che siate voi che dobbiate prendere questa decisione, questa morte. Perché l'otto di spade è girato al contrario, è ora di vederci chiaro, è ora di prendere il coraggio di allontanarsi. 6 di spade è una carta che parla di pensieri limitanti. Guardate qui quante spade che abbiamo. È tutto quello che vi impedisce di andare avanti. I pensieri legati al passato, sì, i conflitti, le bugie che vi sta raccontando il vostro ego. E la regina di spade è una di quelle persone che programma, taglia, ed è come se ci fosse una sorta di, da un lato rigidità, dall'altro confusione mentale, dall'altro legame al passato. E qui con questo 6 di spade c'è bisogno semplicemente di allontanarsi da tutto. Ma vi ricordo che la forza era girata al contrario. È un po' come se vi dicessero che c'è bisogno di lavorare, di rinforzare il terzo chakra. Potrebbe venirvi bene qualsiasi pietra, quarzo intendo, giallo. La tormalina gialla, c'è la giada gialla, l'occhio di tigre, il quarzo citrino. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. L'ambra, anche se qualcuno dice che è del secondo chakra. Allora, seguire il flusso e il ribelle, imperatore. Sì, ragazzi, è il discorso che vedevo qua, ok? Allora, ribellatevi un pochino al modo di pensare vecchio, alle vecchie regole. Ci sono delle regole. Guardate, la regina di spade può anche rappresentare una persona che ha messo queste regole e che vi rallenta in tutto questo tipo di percorso. E qui è interessante perché in questo mazzo la raffigurazione è con le catene spezzate, perché l'imperatore è colui che si forma, che crea il proprio impero con le proprie regole, dandosi la propria struttura. E poi anche qui c'è un seguire il flusso, che è un asso di coppe. Io in questo senso lo sento come se vi dicessero: ascoltate il cuore e create la vostra realtà, le vostre regole, quello che vale per voi. Vi dico, ho questa sensazione che qualcuno scappi da una situazione precedente, ho anche l'idea che qualcuno si stacchi da un certo tipo di famiglia per iniziare un suo percorso. Può essere la famiglia lavorativa, non necessariamente la famiglia di origine. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. C'è un momento di trasformazione comunque, ragazzi. O perlomeno diciamo che nella prima parte di gennaio inizia questo momento di trasformazione. È come se la vita non andasse avanti al ritmo che voi sentite essere vostro, come se le cose fossero rallentate e bisognasse lasciarsi indietro delle zavorre ideologiche, perché qui è tutta mente, le credenze limitanti, per riuscire a progredire. Andiamo avanti. Ecco,
tra due mondi. Difatti, sento un po' il mondo precedente, quello prima della morte e poi quello dopo la morte. Tenete presente che questa carta è un numero 3, ok? Quindi è il numero della creazione, è il 2, è il padre e la madre che diventano figli. Quindi è un po' come, ok, avevo scelta A e scelta B, ma io potrei anche, dalle possibilità che ho, creare una terza scelta. Vi dico, molto la sensazione che qualcuno abbia bisogno di sentirsi più indipendente, quindi il prima magari il mondo delle regole degli altri e il dopo il mondo delle vostre regole. Wow, è una bellissima lettura, amici del Capricorno. Spero che comunque vi sia stata utile. Se vi ha dato degli spunti di riflessione interessanti, potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere, potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. So che è un po' presto perché io pubblico le letture qualche tempo prima, in modo che magari alle persone nati nella prima decade possa risuonare prima l'energia, però comunque voglio approfittare lo stesso di farvi i miei migliori auguri per una fine 2023 in armonia e allegria e per un inizio 2024 veramente pieno di abbondanza, ma non solo economica, abbondanza di opportunità, abbondanza di doti, abbondanza di sorrisi, abbondanza di cuore, ragazzi. Bene, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!